Sorpresa, arrivati al Valley View Campground. Abbiamo deciso di fermarci a un campground anche oggi. Ho deciso di fermarmi a un campground anche oggi, visto e considerato che i costi che hanno questi provinciali permettono di potersi fermare. Adesso sto aspettando Ale, che è andato dentro all'ufficio per registrarsi. Ovviamente, visto l'ora, stavo guidando io e quindi mi ci sono portata da sola sulla strada del campground. Buongiorno amici, ci siamo impazziti. Dopo soli 6 giorni dal precedente ci risvegliamo nuovamente dentro un campeggio. Andiamo a fare un giro così ve lo facciamo vedere. Guardate che bel posto, sotto gli alberi con tantissima ombra, anche se sinceramente non ce n'è bisogno perché fa frecce. Questa è la nostra piazzola. Il campeggio è un campeggio piccolo perché ha circa 30 posti. Ce l'hanno assegnata loro direttamente dalla reception quando siamo arrivati, senza scegliere niente. Siamo nella numero 15, però sono più o meno tutte con le stesse caratteristiche, perlomeno quelle senza l'allacciamento elettrico che a noi non serve. C'è il tavolo di legno, da questo lato c'è il braciere, un sacco di spazio. Adesso andiamo a fare il nostro giro di perlustrazione, anzi andiamo a curiosare le piazzole dei vicini, andiamo a curiosare per tutto il campeggio perché, come era successo l'altra volta, quando arriviamo non guardiamo niente e ci riserviamo tutto per la mattina dopo, effetto sorpresa. Questi forse, come abbiamo già detto nell'altro video, sono campeggi della provincia della Nova Scotia, hanno tutti una tariffa uguale. Per mezzi che non hanno bisogno di servizi appunto quale l'elettricità, costa $26,70, incluso praticamente carico, scarico, i bagni, le docce e la piazzola. Bellissima vista, posizione stupenda. Posto veramente che ispira una pace, una tranquillità, una serenità. Qui addirittura alle mie spalle c'è anche un signore che è venuto e che sta dipingendo la vallata qua di fronte. Relax totale. Adesso vi faccio vedere anche la zona bagni, il famoso bagno tour, anche perché sì, quelli non sono effetto sorpresa, sono una delle prime cose che controlliamo quando veniamo nei campeggi e questi sono veramente stralusso. Qui davanti a me c'è la zona lavapiatti, lavabucato. Tutto in acciaio inossidabile, pulitissimo, nuovissimo, Sì, tutto l'edificio si vede bello nuovo. Qua abbiamo 2 porte con docce. Guardate che lusso, bagno e mega doccia strapulita. Tutto ovviamente accessibile anche in sedia a rotelle. L'edificio poi prosegue sull'altro lato con altri 1, 2, 3 bagni. Tutto impeccabile, veramente è uno dei più nuovi, dei più puliti in assoluto che abbiamo trovato fino adesso, anche perché sì, sapete che non è che ne abbiamo frequentati tantissimi. Valley View Provincial Campground 5 stelle. Adesso invece andiamo a fare una passeggiata proprio tutto intorno al campground per vedere che mezzi ci sono nelle piazzole, che mezzi hanno le persone che frequentano questi tipi di campground.
Buongiorno amici, stamattina per iniziare la nostra giornata stiamo passeggiando per le vie della famosissima St. George Street, la main street di Annapolis Royal, mica un posto qualsiasi. Dopo la sua fondazione nel 1605, Annapolis Royal è stata prima capitale dell'Acadia, di cui vi abbiamo parlato nei precedenti video, dopodiché capitale addirittura della Nova Scotia, prima che nel 1749 venisse fondata Halifax e appunto venisse cambiata la capitale della Nova Scotia da Annapolis Royal ad Halifax. Una cittadina che normalmente ospita circa 500 residenti permanenti, ma che durante la stagione estiva si trasforma in una località turistica molto gettonata. Anche perché qui intorno tutta la Annapolis Valley è molto famosa per tutti i suoi vigneti, le sue winery, un po' come la nostra Toscana, dove la gente viene per farsi due gotti. No, malpensanti, non siamo venuti per quello, non ho portato Ale qui per quello, anzi. Annapolis Valley è talmente famosa per i suoi vigneti, per la sua produzione di vino, che è un po' come fosse considerata la Napa Valley in California. Ci sono un sacco di belle cose da vedere. Adesso probabilmente faremo anche una tappa veloce al famosissimo Fort Sant'Anne. E passeggiando per le vie del centro di Annapolis Royal non potevamo perdere l'occasione per fermarci anche qui a vedere il famosissimo Fort Anne. E siamo adesso a Fort Anne, costruito originariamente dai francesi che sono stati i primi abitanti di Annapolis Royal e passato di mano dopo 6 lunghi attacchi da parte degli inglesi nel 1710. Per ben 6 volte i francesi sono riusciti ad evitare la caduta di Fort Anne, ma nel 1710, con quello che è diventato il famoso proprio assedio di Port Royal, hanno dovuto cedere Annapolis Royal e quindi la capitale della Nova Scotia. Questo sito divenne il primo sito di interesse storico nazionale di tutto il Canada nel 1917. Questa dietro di me è quello che rimane della polveriera del forte, edificio originale datato 1708, è l'edificio storico nazionale canadese più antico di tutto il Canada. E siamo già sulla via del ritorno al Cingone, anche perché Annapolis Royal è talmente piccolo che si visita tutto in meno di un'ora. E mentre si sta leggermente annuvolando, mi sa che è arrivato il momento di lasciare Annapolis Royal, questo luogo di botte da orbi e cannonate a non finire fra francesi e inglesi per oltre 70 anni. Fino a che i francesi non se ne sono fatti una ragione e hanno detto: mo basta prendere botte dagli inglesi, gli lasciamo la Nova Scotia, li lasciamo Annapolis Royal e noi ci cerchiamo qualche altro posto, l'importante è non buscarne. Comunque vi segnalo che la signora del Visitor Center, la prima cosa che ci ha dato quando siamo entrati a chiedere cosa vedere sono i volantini delle winery, ci ha visto subito bene.
La fama della serie l'ha preceduta. No, c'eri te davanti, quindi ti ha visto in faccia a te, no? Però mi ha riconosciuto, ha detto, ah, è diversamente giovane, è il marito della sua Ellen, e quindi devo dare per forza volantini delle wineries. Prima di ripartire mi tocca, era già un po' che dovevo farlo, variazioni di temperature, caldo, freddo, freddo, caldo, dopo un tot i soffietti perdono un po' di pressione e quindi gli devo dare una gonfiatina, e siccome noi eravamo sulle spese non abbiamo comprato i soffietti, quelli col compressore che schiacci il bottone, capito? Cioè, e si gonfiano e si sgonfiano, quindi dobbiamo usare il compressorino in dotazione del furgone del Ducato, fare come se gonfiassimo le ruote della bicicletta praticamente, e le devo gonfiare. Un lavoraccio, direi, proprio. Compressorino in dotazione del Ducato. Hop. 12 volt, presa accendi sigari. Adesso, visto che siamo in vena di questi lavori super impegnativi, ho trovato un'altra cosa da fare. Cioè, e ancora una volta siamo in vena e te di gilli fai. Ma io non lo posso mettere questo perché è troppo duro da mettere, mi fa male le mani. Va bene, quindi vado? E quindi metti, l'abbiamo lavato, l'ho lavato in questo caso, l'ho lavato bene, è venuto come nuovo. Vediamo se non si è ritirato, Mica l'ho lavato in lavatrice. Guarda che bello. Ah, bellissimo. Fatto a mano dai saggi Navajo, dai capi tribù Navajo. Approfittiamo della bella giornata anche oggi, visto che adesso abbiamo avuto ben 5-6 giorni di bel tempo tutti di seguito. Non lo dire troppo, che altrimenti qua la Nova Scotia magari, capito, si ribella e ci ripianta nebbia, nuvole e pioggia. Incrociamo le dita e che continuino così ste giornate. E ci andiamo a fare un bel trail, ma questo è un bel trail con la P maiuscola e con la T maiuscola, perché è uno di quelli tosti. Questo è il secondo trail più importante di tutta la Nova Scotia. Ma che dico di tutta la Nuova Scotia? Di tutto il Canada. No, ma che dico di tutto il Canada? Oh, giriamo a destra. Qui come al solito Google ci porta in mezzo alla campagna per arrivare da un punto A a un punto B, però vabbè, le solite strade a pogge e buche, come si dice dalle mie parti qui. Comunque è bello passare anche da questi posti, perché vi fa vedere dei paesaggi, ma anche solo le casette che ci sono, non spasso vederle. Una e meraviglia. Che casette, cioè ci sono delle casette ville, diciamo, super casette. Lusso proprio qua in mezzo a queste campagne, bellissime.
Siamo già arrivate a Cape Split, è la base del nostro trail di oggi. Andiamo a fare questi 2 passi? 2 passi? Adesso vi facciamo vedere sul tabellone informativo a quanto corrispondono i 2 passi. Oggi ci tocca, eh? Oggi proprio è dei nostri. Spettacolissimo di giornata. Andiamo subito al tabellone per vedere, anche se sappiamo già quello che ci aspetta. E l'abbiamo scelto volutamente. Siamo arrivati davanti al cartellone, quindi già vi posso spoilerare la vista del posto nella quale arriveremo, che è questo, Cape Split. Il sentiero è diviso in 2 parti, sebbene ci sia una parte di andata e una parte ritorno. La parte blu, questo sentiero, che è il Minas Basin Trail, è il sentiero originale di 6,2 km. Quindi noi siamo qua, si fa tutto questo fino ad arrivare al Cape Split, che è questo, e il ritorno si fa sul sentiero giallo, che è lo Scott Bay Trail, che sono altri 7 km. Originariamente c'era solo il sentiero blu, poi dal 2021 è stato aperto l'altro sentiero per fare il ritorno comunque in un sentiero differente, quindi non fare andata e ritorno sullo stesso, ma fare come un loop, un giro. Dato il via? Gina, partiamo perché c'è da pedalare oggi, ma pedalare no in bicicletta, pedalare con le zampettine. Via! Subito qua, super cartelli di pericolo, di morte e compagnia bella, già cominciamo malissimo. Andiamo! Altra cosa, Gina, l'hai fatta tutta? Perché i bagni sono chiusi lungo il sentiero, t'avviso. C'è il bosco. Il bosco non la fa mai nessuno dietro le siepi quando si vanno a fare le camminate. Ora sarò l'unica. Si comincia subito, meno male che abbiamo letto, Sulle informazioni c'è scritto che il terreno e il sentiero può essere di molto fangoso e che quindi bisogna avere delle scarpettine no da Cenerentola. Non venite col tacco alto perché altrimenti ci rimanete piantate. Vamos! Dalla descrizione sembra che la prima parte del trail sia tutta totalmente in mezzo al bosco e poi invece l'ultima parte si apre su una prateria con una vista che sarà da urlo. E siccome la stima del percorso è dalle 4 alle 6 ore, comprese le piccole soste e punti panoramici, non ce ne vogliamo perdere neanche uno. Siamo arrivati al primo dopo meno di 3 km e vediamo quello che ci aspetta. Wow! Cos'è questa cosa? Che vista pazzesca! E già si vede la corrente pazzesca che c'è sul promontorio, proprio sulla punta. Anche perché, tanto per cambiare, siamo nuovamente nella Fundy Bay. Nella baia di Fundy credo che siamo anche a poca distanza dal punto in cui qualche video fa vi abbiamo fatto vedere l'onda di marea che riempiva questo braccio che passa all'interno della baia. Il sentiero che passa quasi tutto
perlomeno questa prima parte, all'interno del bosco, un bosco formato prevalentemente da conifere e un sacco di questi pini baby, anche perché oltre a essere la capitale delle scallops, la capitale delle aragoste, la Nova Scotia è considerata anche la capitale per la produzione degli alberi di Natale. Stiamo uscendo dal bosco, proprio nel punto in cui si apre con un prato immenso, è il punto che si arriva in cima al capo. E siamo proprio arrivati sulla punta del promontorio di Cape Split, il promontorio separato, il promontorio spaccato. Il promontorio diviso perché? Perché dietro di noi c'è proprio questo pezzo di roccia, come si direbbe dalle mie parti, uno scoglione grandissimo, con la S, che chiaramente milioni di anni fa era un tutt'uno con questa punta, con questo capo, con questo promontorio, e dovuto agli effetti delle maree, dell'erosione eccetera eccetera, dopo tantissimi anni risulta completamente staccato dal resto del promontorio. Siamo arrivati quindi alla fine della prima metà del sentiero, quindi del sentiero completo, del loop completo, quindi 6 km e 100 più o meno, di questo sentiero considerato di difficoltà media, moderato. Ha una pendenza più o meno del 5% massima e una differenza, un aumento di elevazione di soltanto 100 metri. Secondo voi io ma faccio? Io vado. Ovvio, e io mi giro, capito? Giri. Però. E poi non si dica che soffro di vertigini, per favore, cioè parliamone cosa c'è qui sotto. Precipizio, abbiamo girato l'angolo, questa spaccatura nella roccia che non è per niente recintata, così è alla portata di tutti, un po' come l'Horseshoe Bend. Cioè non c'è niente di recintato qua, comunque, cioè... Infatti ho letto che ci sono stati parecchi incidenti. Chi ha voglia di fare il salto della quaglia lo fa alla grande. Il salto della quaglia. Guardate qua sotto. Considerato il fatto che il vento veramente sul promontorio era impossibilissimo da rimanere lì e da stare in pace tranquillamente a mangiare il famoso tramezzino della sera, abbiamo cominciato il secondo sentiero, lo Scott's Bay Trail, il sentiero di Scott's Bay, e vediamo se troviamo qualche posto, qualche piazzolina per fermarci a mangiare, oppure se invece ci spariamo le start di 7,3 km e arriviamo di nuovo al Cingon. No, io voglio trovare un posto, quindi chi cerca trova, andiamo. Andiamo? Vediamo.
sosta sulla via del ritorno al Big Cove, la grande baia. Vediamo se almeno qua riusciamo a fermarci e mangiare qualcosa, perché è un punto comunque un pochino più protetto dal vento. Sosta tramezzino prima di continuare, anche se voglio dire le comodità sono altre, perché qua mangeremo in piedi, appoggeremo qui lo zainetto su questa staccionata. Sarà anche riparato dal vento, però comodo para nada. Siamo già quasi a 8 km fatti dall'inizio dei 2 sentieri, Un boccone ci quindi sta. si impone appunto un minimo di pappa. È pronto da spacchettare il tramezzino. Busta 1 o busta 2? Che scomodo però, cioè io non vedevo l'ora di arrivare per metterci sul prato, belli sciallati al sole, mangiare invece mangiare in piedi come i cavalli. Buon appe! Buon appetito. E dopo 15 km e mezzo e non 13,2, perché noi abbiamo fatto deviazioni, punti panoramici a destra e a sinistra, siamo tornati dal Chingon. È lì che ci aspetta, a braccia aperte. Più che altro noi che arriviamo lì come, cioè, ci sembra aver visto la Madonna. C'è il Chingon, eh? No, perché all'inizio sembrava una passeggiatina, poi i secondi 7 chilometri belli tosti invece. Sì, Vabbè. perché terreno molto fangoso, molto pesante, Un fra sacco le altre di cose. pietre, di sassi. Vabbè, Andiamo. siamo arrivati e ce l'abbiamo fatta. Sembra che siamo sopravvissuti anche a questa challenge. Da DG. Quale sarà il nostro prossimo sentiero? La nostra prossima sfida? Molto vicina, Donna, quale sarà? a breve, su questi schermi.